Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, anche ascendente Vergine, Luna in Vergine o Venere in Vergine. Oggi andiamo a vedere cosa sta per accadere in amore, il grande classico, in modo classico, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno nel tuo immaginario erotico, a parte il tuo amante mistico. Vediamo cosa sta per accadere in amore, ok? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, e dopo andremo a applicare la nostra tarologia co-creativa, così l'abbiamo strutturato per vedere come la tua manifestazione può cambiare gli effetti del tuo destino amoroso, ok? Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, della manifestazione, bellezza, amore e prosperità. Vergine, cosa sta per accadere in amore? Andiamo a vedere prima di tutto tu che energia hai. Qual è la tua energia amorosa in questo momento? 8 di denari, stai lavorando su di te. In questo momento con l'8 di denari mi dice sia che tu sei impegnata o impegnato nel mettere, nel far funzionare qualcosa, no? Io credo che sia il lavoro su di te, a livello psichico profondo, a livello animico, oppure puoi essere anche impegnato o impegnato in ciò che ti appassiona, stai mettendo cura, attenzione, dedizione a ciò che ti appassiona, può essere un rapporto stesso con il quale già stai, no? Ti vedo impegnata o impegnato nel far funzionare le cose, che si tratti di un rapporto o della tua vita personale, ti vedo in questi termini. Ok, adesso andiamo a vedere quale esperienza d'amore vuole farti vivere la tua anima, cioè quale esperienza d'amore vuole farti vivere la tua anima, al di là di quello che tu pensi di voler vivere in amore, no? L'anima tua che esperienza vuole farti vivere? Vuole farti vivere l'esperienza della guarigione, della pazienza, pazienza e guarigione. L'anima vuole che tu porti pazienza. Vuole che in questa pazienza, la temperanza mi parla di rimescolare, no? Dove luce e ombra si mescolano e tu stai al centro. Quindi se stai vivendo un rapporto, la temperanza mi parla della pazienza, del lavoro su di te che permette di fare andare avanti un rapporto con pazienza, con calma, non cercare di accelerare le cose. Se non c'è nessuno, la tua anima vuole farti vivere, vuole farti portare, vuole che tu ti calmi, vuole che tu abbia che tu dia all'anima il tempo di prepararti ciò che è perfetto per te. Quindi se tu sei singolo in questo momento, l'anima vuole che tu continui a fare quello che stai facendo, il lavoro su di te, perché vuole portarti un'esperienza d'amore bella, equilibrata, dove ci si incontra in un punto comune, vuole portarti l'esperienza della guarigione in amore, un amore guarito, un amore sano, però il punto è lavora su di te per dare pazienza. Vediamo qual è il blocco, cioè qual è lo schema attaccamento che appartiene ancora alla vecchia modalità amorosa. Un'idea di stabilità. Allora, il 10 denari mi parla di famiglia, può essere che stai vivendo se stai vivendo già un rapporto, è possibile che tu come veicolo per il lavoro su di te stai proiettando una famiglia della tua compagna, del tuo compagno o di un'altra persona, una famiglia che ti mette i bastoni tra le ruote, tra virgolette, ma non è quello il senso. È che l'immagine di una famiglia, di un certo tipo di stabilità come la tua mente razionale la vuole, è possibile solo se porti pazienza, ma ricorda di lasciare sempre il margine all'anima di portarti quello che per te è giusto. Quello che per te è giusto è già quello che hai davanti. Allora, qua il 10 denari è l'amore perfetto, però sta al blocco. È come se a volte noi ci costruissimo nel nostro cervello, nella nostra testa, la perfezione secondo i nostri parametri culturali di riferimento, e quindi il blocco per un amore sano, per un amore equilibrato, è proprio l'idea che hai della stabilità,
è un'idea, non è un ideale, è un'idea che ci viene dai condizionamenti. Le idee sono certe cose, gli ideali dell'anima sono ben altro. L'ideale dell'anima è quello di farti sperimentare un amore pieno, appagante, sereno, morbido, dove ci si fonde l'un l'altro, ma l'ostacolo è l'idea che hai tu dell'amore perfetto, cioè famiglia tutta insieme, stabilità o quello che tu hai nella testa, ok? Adesso vediamo l'altra persona, chi sta arrivando o chi diventa centrale nella tua vita amorosa, se c'è già una persona. Chi sta arrivando? Vediamo l'energia dell'altra persona, non ancora nei tuoi confronti, proprio l'energia di questa persona. Questa è una persona col 9 di coppe che sta bene con se stessa. Allora, il 9 di coppe è una persona, l'energia di una persona compiaciuta di sé, che si sente compiaciuta di quello che fa. Qua c'è una persona che lavora alla creta, no? Una persona che si sente appagata con quello che fa. È una persona equilibrata fondamentalmente col 9 di coppe. È una persona che si autoproduce godimento, si dà gioia, godimento. È una persona molto in equilibrio col 9 di coppe, come energia autonoma propria, no? È una persona che sta bene come sta. E quindi della serie, no, sto bene 100 da sola o sto bene con me stessa o con me stesso. Se mi relaziono a un'altra persona devo stare 101. Mi spiego? Quindi qua abbiamo una persona che ha un grande amor proprio col 9 di coppe, ed è bello questo. È una persona che sta in salute con se stessa, questo è il senso. Vediamo come si pone energeticamente nei tuoi confronti. Come si pone energeticamente nei tuoi confronti. E qua abbiamo una persona che mette un po' le distanze da te probabilmente, o sta mettendo le distanze se la conosci già, o comunque dipende da quello che stai vivendo, perché nei tuoi confronti si pone come una persona che vuole i suoi spazi. È giusto, è sano, Cioè, qua abbiamo una persona che sta, no, con l'amor proprio, il 7 di bastoni, è una persona che vuole i suoi spazi e combatte per quello in cui crede, combatte per quello che la fa stare bene. Ok, e fin qua ci siamo. Cosa sente o sentirà per te? Cosa sente o sentirà per te? Qua questa è una persona che per te prova con l'asso di denari una bellissima energia, perché è una persona che vede un'opportunità importantissima. Nel cuore cosa sente? La voglia di... è un seme che va coltivato. Questa è una persona che prova per te qualcosa di importante nel cuore con l'asso dei denari. Sapete, un seme l'asso dei denari, ma è l'asso degli assi per eccellenza, cioè sente che con te coltivando qualcosa si può creare veramente qualcosa di bello e di importante. L'unica cosa, mi raccomando, pazienza e attenta o attento all'idea che hai della stabilità, della famiglia perfetta, questo è, va bene? C'è una persona che combatte per quello che sente che la fa felice, che vuole i suoi spazi, che sente che con te è possibile una bella opportunità di riconoscimento di questo, è una buona energia. E vediamo quali sono le sue reali intenzioni nei tuoi confronti, cioè cosa vuole questa persona da questo rapporto? Cosa vuole questa persona da questo rapporto? Vuole chiarezza, paggio di spade, vuole chiarezza, allora questa persona vede un grande potenziale tra di voi e vuole chiarezza, prima di tutto i suoi spazi, ed è giusto così, i suoi spazi, le sue, cioè è una persona che ha trovato il suo benessere personale, vuole che venga rispettato, c'è una grande e sa che tu puoi riconoscere questo perché c'è una grande compatibilità, lo sente con l'asso dei denari. Allora, cosa vuole, quali sono le sue reali intenzioni? Quelle di essere chiari col paggio di spade, quello di parlarsi, dirsi la verità, conoscersi, perché sente nel cuore una possibilità reale, grossa, importante con te, per questo vuole parlarsi e chiarirsi perché ha necessità di confrontarsi con quello che sente lei, come vive la sua vita e come la vivi tu, ok? Vediamo adesso cosa accadrà tra di voi, cosa accadrà tra di voi.
Qua c'è movimento d'amore, c'è dolcezza, c'è armonia. Il paggio di coppe mi racconta che tra di voi ci saranno dei messaggi d'amore teneri, tra di voi ci sarà, ci sarà proprio la meraviglia, il sapersi meravigliare. Vedo dei messaggi, vedo delle coccole, vedo delle belle aperture romantiche. E il paggio di coppe mi parla proprio della capacità di meravigliarsi, di stupirsi ancora una volta. Una bellissima energia di amore in quel senso romantico, anche innocente. Vedo questa energia qui. Adesso andiamo a vedere dove tende ad andare questa storia, se tutto rimane così com'è. Dove tende ad andare questa storia? Dove tende ad andare questa storia? In una... Allora, qua c'è la torrona. Va bene? Adesso ti dico, perché qua arriva subito in aiuto la tarologia co-creativa, che adesso ce la mettiamo qua. Io vedo movimenti belli d'amore, messaggi, scambi teneri, e a un certo punto arriva qualcosa che rompe un certo equilibrio, che non può funzionare così com'è. Ora, la torre mi parla, non sto dicendo arriva una catastrofe, ma guardando le carte tue e di questa persona, è come se questa persona volesse degli spazi perché sta bene con se stessa, vuole conoscere, vuole parlare, c'è movimento d'amore. A un certo punto c'è la tua idea di stabilità, di famiglia, di felicità che si scontra, questi sono i pattern vecchi tuoi, che si scontra con la necessità di portare pazienza, perché magari questa persona ha bisogno dei suoi spazi, tu ti fai mille paranoie, eccetera, e succede qualcosa che fa crollare un vecchio equilibrio che non può sostenere la relazione stessa. Cioè, la torre mi parla di qualcosa che viene detto, o un litigio, viene scoperto qualcosa, ma non che venga scoperto qualcosa chissà che cosa, magari viene detta una cosa, viene interpretata male. Adesso andiamo subito con la tarologia co-creativa e vediamo 11ª carta. Se tu porti pazienza e cooperi con il tuo destino, non cercando di portare la relazione secondo i parametri che hai tu di riferimento, cosa succede? Che le cose a poco si muovono e si stabilizzano nel tempo. Cavaliere di denari, una cosa, portare di nuovo la pazienza. Vedi, il cavaliere di denari per me, sai che ogni tarologa o tarologo ha i suoi codici. Il cavaliere di denari è qualcosa di certo, di sicuro. Lui sa, questo signore sta andando sul tapirulan, sa che se magari sta andando per avere una certa forma fisica, sa che a poco la pazienza lo porta ad avere quella forma fisica. Ok, la stessa cosa ti stai, se tu cooperi con il destino, cioè non cerchi di forzare gli eventi secondo i tuoi parametri e porti pazienza, la cosa si concretizza a poco, creando radici solide e stabili che nessun uragano può più portare via. Ok? Se non cooperi invece, vediamo cosa succede. Se non cooperi con il destino, vediamo cosa accade. Ti impedisci la possibilità di far crescere questa relazione. Perché è come se mi dicesse l'imperatrice qua. Allora, se non cooperi, tu puoi continuare a nutrire questo rapporto, abbellirlo, farlo crescere, puoi continuare a nutrire, cioè a spendere energia in questo senso. Invece il destino vuole destrutturare una certa cosa. Cioè con la torre qua come traiettoria qualcosa deve cambiare radicalmente, mi dicono. Cioè cade una forma, cade un'illusione, una modalità della relazione. Cioè se tu non cooperi, l'imperatrice diventa della serie: io continuo a dare, continuo a nutrire questa storia, continuo a credere nel suo potenziale, provo a farla fiorire, cerchi di far crescere quello che invece la torre sta trasformando. Cioè lascia cadere quello che non serve, pazienza. La vita arriva a portarti una torre, che significa faccio cadere quello che non serve, tu devi portare solo pazienza e lavoro su di te, va bene? Cioè guarda le emozioni, l'illusione che crolla, qualcosa che crolla ti scatena, porta pazienza perché la cosa si costruisce, perché se tu cooperi non devi far fiorire ciò che deve crollare, questo stavo dicendo, accetta quello che la torre rivela e parti dalla realtà.
lentamente, concretamente, un passo alla volta, cioè guarda i fatti, guarda la continuità, ciò che realmente può essere costruito. Questo dice il Cavaliere di Denari. Quindi, allora, questa relazione, questa storia va o andrà, se la conoscerai da poco, insomma, incontra un cambiamento che rompe la forma precedente. Quindi se cooperi, cioè, e non cerchi di impedire questo cambiamento, accetti la realtà così com'è, ricominci a costruire lentamente soltanto da quello che è già solido, perché c'è in questa persona la voglia, no? C'è l'opportunità. E se non cooperi rischi invece di continuare a far crescere qualche cosa anche quando invece la vita ti sta mostrando che quella forma che tu credi di nutrire deve cambiare. Mi spiego? Cioè, come dire, l'imperatrice dice faccio crescere, nutro, il cavaliere di denari dice vedo prima se c'è terreno su cui costruire, e a poco si costruisce, qua il potenziale c'è. Ok, adesso 13ª carta, qual è l'atto co-creativo? Cioè cosa puoi fare concretamente per cooperare con la tua anima nell'amore? Qua c'è il 9 di bastoni, che è proprio la carta del, non solo della resilienza, non solo della resilienza, no? Ma è anche la carta del metto i giusti confini, sani confini, che la persona che ti dicevano, cioè non è che non c'è amore se c'è uno spazio per ognuno, non è che non c'è amore, questo è il senso, no? Però abbiamo un'idea che deve essere strutturata, arriva qualche cosa che ti fa abbattere quella vecchia idea lì, perché l'anima vuole la guarigione da questa idea lì, perché è un po', no, è proteggere i propri confini, non cadere proprio adesso, cioè non è mettiti sulla difensiva eccetera, no, è non tradire più te stessa o te stesso per paura di perdere l'altro. Questo è il 9 di bastoni, è non tradire più te stessa o te stesso per paura di perdere l'altro. E dopo la torre è precisissimo, perché della serie con la torre succede qualche cosa, ho visto quella cosa, è successa, ho capito qualche cosa e adesso non devo fare finta di non averlo visto, mi spiego? Quindi resta ferma nei tuoi confini, resta fermo, non tornare indietro solo perché hai paura di perdere questa persona o desideri che tutto torni come prima, no? No, difendi quello che hai finalmente compreso di te stessa o di te stesso e dell'amore. Quindi il messaggio è: lascia cadere quello che deve cadere, ricostruisci lentamente su basi reali, senza edulcorare, e non negoziare più i confini che hai conquistato. Mi spiego? Ok, vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei cosa ci raccontano, visto che c'è potenziale dall'altra parte, no? Cosa ci raccontano? Allora, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, cosa ti dirà l'altra persona? Cosa ti dirà l'altra persona? Sono pazzo di te, appunto, c'è il potenziale, grande anche. Sono pazza di te, sono pazzo di te. È bellissimo. Vediamo cos'altro ti dirà. Guarda un po', ti sposerò perché. Cioè, allora, nel momento in cui, se che tu la conosca o meno già questa persona, qua tu stai manifestando una famiglia o ti sposerò perché il 10 denari, ma lascia che sia la vita a partire da basi reali, prima lascia che distrugga l'illusione e poi fatela costruire dalla vita stessa, no? Ti sposerò perché, poi di pazienza, bellissimo. Cos'altro? Qua ci può essere una momentanea assenza data dalla torre, che è, qua dice la momentanea assenza nel corpo, cioè quando non siamo vicini, e per noi eterna presenza nello spirito. Quando ci si allontana, no? Questo 7 di bastoni, quando ci si allontana, si scoprono parti di noi molto più profonde, che poi all'interno della relazione noi possiamo operare meglio. Cioè quando ci si allontana, c'è questo spazio, noi viviamo
viviamo molto più intensamente ciò che si deve vivere senza l'ausilio dell'ego che entra in gioco subito quando stiamo a contatto con l'altra persona. Come vi dico sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità, e il divino, a mezzo dell'invisibilità, si fa conoscere a mezzo delle proprie emozioni. Le emozioni sono le presenze che ci sono quando la persona è invisibile, ma ci sono anche quando la persona è visibile. Soltanto che, siccome le vere protagoniste delle nostre relazioni sono le emozioni, quando noi non stiamo insieme all'altra persona e stiamo separati, noi riusciamo meglio a vivere la relazione con le nostre emozioni, e sono quelle emozioni che ci daranno, diciamo, il libretto di istruzioni poi con la persona quando è visibile. Non so se mi sono spiegata, però è questo il grande passaggio, mi spiego? Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Il perdono, permettere alle acque curative di lavare via il dolore. Guarda che sta facendo la temperanza, è quello che vuole la tua anima, è come se avessero messo su questa carta queste parole, no? Permettere alle acque curative di lavare via il dolore. Allora, con le emozioni, con il lavoro su di te, tu togli tutta la sofferenza legata al dolore, perché come diceva Cartolo, la sofferenza è necessaria, scusami, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta, no? Cioè, allora, il dolore che cos'è? È praticamente quando arriva un evento, noi siamo stretti nella morsa del nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, quell'evento rompe questa diga. Allora noi sentiamo dolore. Nel momento in cui tu lasci che il dolore faccia il suo corso, allora ti guarisce, perché il dolore è un maestro. Allora qua come dolore è l'identificazione in un certo tipo di rapporto che tu senti, è la mente che prova dolore, non il tuo cuore. Ok? E qua c'è il perdono, no? Lascia fluire. Il perdono è la pacificazione. I fatti dicono più delle parole. E qua i fatti è il cavaliere di denari. Poi il fatto, così come si riparte da ciò che è basi, dalle basi, no? Si può costruire un castello su basi solide, non sulla palude. E qua ci saranno dei fatti, dei gesti concreti e dei sentimenti romantici che varrà la pena di esplorare. Eccoli il paggio di coppe, sentirai che ci sono sentimenti romantici, e lo vedrai nei gesti concreti, nelle parole, cioè c'è un atto di fiducia qua, molto bello. Vediamo cosa dicono queste altre. Cosa ti dicono queste altre? Segui il ritmo. Il ritmo è il ritmo del tuo cuore. Non tutto può essere controllato da te, l'abbiamo appena finito di dire. Alcune esperienze fanno semplicemente parte del destino. La resistenza porta solo maggiore stanchezza, mentre la vera forza risiede nell'accettazione. Accetta quello che deve arrivare così com'è, senza continuare a nutrire con l'imperatrice qualcosa che invece deve farsi spazio, no? Ti renderai conto che di fronte a ciò che non può essere cambiato, ogni atto di accettazione è un'opportunità che ti guida più vicino al tuo cammino, cioè alla realizzazione di quello che vuoi. Allora qualsiasi cosa accade, anche se la tua mente non la capisce, non la capisce proprio la parola giusta, tu porta nel cuore quell'esperienza, cioè anche se non la capisco, io ti accetto, uketamo, ti porto nel cuore, do un posto nel mio cuore a questa emozione, do un posto nel mio cuore a questo evento, do un posto nel mio cuore, non ti capisco, ma ti do un posto nel mio cuore, dicendo il mantra uketamo, perché in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea, tu stai creando accettazione, cioè stai portando a vivere all'anima quello che vuole vivere per darti poi la realizzazione dell'amore. Ok? Vediamo un'altra carta di queste.
questi oracoli. E no, non è il caso di continuare a lasciare andare con serenità. Guarda quante volte ti stanno dicendo smetti di nutrire quello che non può essere nutrito su basi, su fondamenta paludose fondamentalmente. Non ti accanire, ti dicono, non ti accanire con il controllo. Guarda quante volte segui il ritmo. Guarda, vedi, non controllare, non ti accanire. Lascia che la vita faccia il suo corso e soprattutto mantieni il tuo spazio con il 9 di bastoni, custodisci quello che hai costruito, non mollare al tempo stesso, non controllare. Non è un paradosso, è perfettamente in linea. Non mollare al tempo stesso, molla il controllo. Non ti arrendere, ma molla il controllo. Cioè, non ti arrendere nel avere fede nella vita, molla il controllo. Qui ed ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai, non ti staccare dal momento presente, non pensare al futuro, non pensare a ieri, non pensare a domani, concentrati nel momento presente e la vita ti porterà alla realizzazione. Ok? Ragazzi miei ragazzi, qua c'è la pratica dell'imperatrice da fare. Lo trovate nel viaggio erotico degli arcani. E sapete che l'anima non capisce concetti ma soltanto gesti, pratiche. Allora nella misura in cui la fai anche le tue cellule, la psiche dove è contenuta la psiche profonda, destruttura, accompagnano il cambiamento e non gli fanno freno. Ok? Quindi ragazze mie ragazzi, io concludo qua, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.